Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui in diretta in onda su MRTV. Sono insieme a Gioele Magaldi. Ci siamo lasciati poco fa con Maria Grazia Longoni, adesso ci deve parlare di un'altra candidatura, questa volta per la Calabria. Vai Gioele. Sì, allora, in realtà per quel che riguarda le elezioni regionali in Calabria c'era stata da parte del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto una richiesta esplicita affinché la lista Rinascimento Sgarbi si presentasse in Calabria a sostegno della sua candidatura. Noi abbiamo ragionato a lungo con gli amici di Rinascimento e con gli amici, alcuni amici rosveltiani, per valutare se fosse opportuno presentare questa lista. Abbiamo poi deciso a questo giro di astenerci da presentare una lista precisa, perché ci sono delle questioni, direi, contingenti molto importanti, cioè la Calabria è una di quelle regioni che, se davvero avesse un rinascimento nella percezione, nella visione, no, di questa regione, in una prospettiva in cui tutte le sue potenzialità fossero sviluppate, beh, noi avremmo da lì un segnale che qualcosa di profondo è cambiato in Italia. Cioè, chi riuscirà a dare alla Calabria finalmente lo sviluppo di tutti i suoi grandi potenziali avrà, secondo me, segnato, no, un punto di non ritorno, perché tra l'altro tra le regioni del meridione la Calabria è proprio una di quelle che viaggia al di sotto delle sue possibilità, no? I calabresi nel mondo spesso sono tra le persone più intraprendenti, più capaci, anche più in grado di fare coesione. Se si va in Calabria si scopre più ancora che in altri luoghi d'Italia, che pure è la città dei campanili e delle rivalità, no, quasi fraterne, ma insomma in Calabria si scopre che lì non fanno granché sistemi calabresi, e questo spesso ha impedito, no, un significativo scostarsi dalla gestione ordinaria, che lascia poi i problemi irrisolti. Allora, noi abbiamo fatto un ragionamento perché se il Rinascimento, con il concorso del movimento Roosevelt, si fosse presentata in questo caso ad ottobre, insomma, in questo autunno 2021. Pronto? Sì, sì, Gioele, ti sentiamo. Pronto? Eccoci. Se Sì, si sì. fosse presentata, se si fosse presentato la lista di Rinascimento, intanto la campagna elettorale avrebbe dovuto essere monitorata in modo molto forte, insomma, con la presenza sia mia che di Vittorio Sgarbi e di altri sul territorio, in termini che erano poco compatibili con la campagna su Roma, che serve anche per dare forza alle istanze programmatiche che Rinascimento, comunque il movimento Roosevelt, porteranno per la Calabria nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se vincerà Roberto Occhiuto. Quindi noi abbiamo ritenuto una cosa, che fosse che questo aspetto, cioè la necessità di un impegno sul territorio troppo oneroso e pressante, e anche un altro aspetto, cioè Roberto Occhiuto, ne parlerò tra poco, è una persona che merita senz'altro la fiducia dei calabresi. Il problema è che, come talvolta è capitato, anche la persona più giusta si può trovare in un contesto in cui non è facile mettere in opera anche tutti gli intendimenti migliori del mondo, no, che si vogliono realizzare. Quindi c'era anche il problema che, in qualche modo, la dico fuori dai denti, insomma, anche nella composizione forse delle liste e nelle ipotesi, di formazione della giunta, avevamo qualche perplessità, no? Ci sono delle voci, ma non sono più che voci, le riporto come tali, secondo cui forse ci sarebbe anche qualche attenzione da parte
della magistratura, perché forse non c'è stata da parte di tutti una attenta vigilanza a come sono state composte le liste elettorali. Noi di Rinascimento non volevamo in nessun modo, come dire, entrare in un tritacarne che potrebbe essere pretestuoso. In Calabria ci sono state molte inchieste pretestuose con centinaia di arresti o di persone inquisite del tutto innocenti, tutte estranee ai fatti, molto polverone per nulla, ma spesso questi polveroni vengono tirati fuori e ci sono voci, queste sono più che voci inquietanti, anche di complotti, io lo dico con molta chiarezza, di progetti per abbattere Roberto Occhiuto e la sua giunta una volta che fosse insediato. Ma per aiutare Roberto Occhiuto in modo più efficace noi abbiamo deciso di starne fuori per questo giro, e dalla giunta e evidentemente dal Consiglio regionale. Però questo perché? Non perché non abbiamo fiducia, anzi, la fiducia è proprio nella persona del presidente Roberto Occhiuto, che si va a candidare. Io ho conosciuto Roberto anni fa, quando venne a dare una mano, peraltro in occasione dell'organizzazione di un bel evento sulla Model Money Theory fatto presso il Consiglio regionale calabrese, e poi Roberto Occhiuto con il fratello organizzarono anche la presentazione del libro Massoni a Cosenza, e ho incontrato Roberto in diverse occasioni, una persona, ormai è qualche anno che non ci vediamo, ma sono sicuro che recupereremo, per così dire, volentieri il piacere di collaborare insieme su alcune cose, insieme agli amici di Rinascimento. Roberto è una persona molto gradevole, molto intelligente, molto capace, molto dinamica, è passato storicamente da un rapporto con l'UDC a Forza Italia, ma trascende, direi, è un democristiano di formazione, ma è un democristiano che rappresenta forse la migliore tradizione democristiana, una persona dinamica, aperta, di mente aperta, che sicuramente vuole fare qualcosa di buono per la sua terra. Il problema è che quando appunto emergono questi personaggi che potrebbero fare qualcosa di buono, subito si preparano trabocchetti, complotti, e qualche volta sono gli stessi presunti amici che magari ti possono accoltellare alle spalle. Non entro nel merito di tante troppe voci, di tante troppe impressioni che comunque gli addetti ai lavori conoscono bene. Fatto sta che rispetto alla Calabria noi del Movimento Roosevelt e Rinascimento stessa non solo sosteniamo convintamente Roberto Occhiuto, quindi tutti coloro che si riconoscono nel progetto politico-culturale metapartitico del Movimento Roosevelt sosterranno, io li invito a sostenere Roberto Occhiuto e a votarlo in Calabria come presidente, candidato presidente della regione. Stesso sentimento alberga negli ambienti di Rinascimento e di quelli che si riconoscono, gli elettori che si riconoscono, i cittadini che si riconoscono, calabresi che si riconoscono nel progetto di Rinascimento. Però noi abbiamo deciso di essere al servizio della comunità calabrese e anche a disposizione di Roberto Occhiuto un minuto dopo che sarà eletto, senza volere quindi potevamo strappare dei consiglieri regionali, potevamo negoziare un posto in giunta, no? E tra l'altro Vittorio Sgarbi è stato spesso eletto in circoscrizioni per il Parlamento in Calabria, insomma potevamo chiedere poltrone o cose. Noi invece non abbiamo chiesto nulla perché volevamo avere le mani libere per accompagnare la traiettoria di Roberto Occhiuto e assicurarci che sia messo nelle condizioni di fare qualcosa di buono per la Calabria. Cosa fare per la Calabria? Beh, come al solito c'è un programma politico ufficiale, e però io non darei troppa importanza a quello. Tante chiacchiere, fiumi di pagine sono spese. In realtà ci sono credo 2, 3, 4 cose fondamentali da poter fare in Calabria di cui tutti sono a conoscenza. Cioè la Calabria è sottostimata come gran parte del resto d'Italia nella valorizzazione del turismo, dell'arte, della cultura, e invece quel discorso che noi abbiamo fatto oggi, caro Marco, anche su Milano, no? Quel discorso che riguardava una fruizione della cultura dell'arte
dello spettacolo in strada, in mezzo alla ristorazione, in mezzo agli itinerari della quotidianità, è una cosa che chiaramente in una grande città si vive in un modo, proiettato in una regione come la Calabria significa però far sì che il turismo internazionale... Pronto? Ci sono problemi di collegamento. Dicevo, il turismo internazionale trovi delle strutture ricettive adeguate, trovi una serie di un ammodernamento di alcune infrastrutture fondamentali, anche di viabilità, di godimento del bello, cioè possiamo dire che vale anche per la Calabria probabilmente l'utilizzo di una moneta complementare che sarebbe fondamentale per lo sviluppo turistico, come il sesterzio a Roma sarebbe da coniare una moneta regionale in Calabria. C'è da rendere, come dire, la Calabria, brandizzarla. Noi abbiamo parlato su Roma, di creare un brand Roma, si deve creare un brand Calabria anche nella ristorazione, per esempio nei cibi e nei vini calabresi. Qualcuno non si ricorda che la Sicilia tanti anni fa non aveva una valorizzazione enogastronomica adeguata, poi è arrivato qualcuno dal Piemonte addirittura, e si è inventato letteralmente i vini siciliani. Ecco, ci sono e la cucina siciliana ormai è nota e promossa anche nel mondo, così come quella pugliese, non altrettanto per quella calabrese, eppure ci sono prodotti calabresi che sono ottimi, eccellenti. Ci sono tante cose che potrebbero portare la Calabria a risultare un'eccellenza e una meta turistica di un turismo non soltanto medio-basso, ma anche medio-alto, no? Quindi io intanto, a proposito di questo, Gioele, mentre continui, manderei in onda delle immagini che ho scaricato proprio mentre parlavi, per far vedere di cosa dispone, qual è il potenziale della Calabria. Procedi pure, io intanto mando in onda le immagini. Sì, ma appunto, voglio dire, la bellezza, la famosa bellezza che salverà il mondo, la bellezza che salverà l'Italia, la bellezza che vogliamo mettere al centro della campagna elettorale su Roma e anche su Milano. Ecco, la bellezza non manca in Calabria, la bellezza c'è tutta, ma non è conosciuta, non è valorizzata, anzi la percezione che si ha all'esterno della Calabria e talvolta anche dall'interno è di inefficienza, di malavita organizzata che diciamo inquinerebbe i rapporti sociali, politici e anche culturali, e di sonnolenza, di pigrizia. Ora io credo una cosa: credo che invece la Calabria possa diventare uno dei fiori all'occhiello dello sviluppo italiano. Quindi adesso sono stato volutamente generico, nel senso che c'è un patrimonio di cose belle da valorizzare, e ci sono delle, e vale però per la Calabria come per il resto d'Italia, i trasporti in Italia, eliminando certe direttrici, sono disastrosi, sono strutture fatiscenti da rinnovare completamente. Se ci si vuole spostare in linea orizzontale in Italia c'è da farsi il segno della croce, se ci si vuole spostare lontano dalle direttrici fondamentali si perde tempo e si viaggia in condizioni incredibili, e ci sono poi territori che andrebbero proprio risanati completamente. C'è da coinvolgere oltretutto la popolazione calabrese, coinvolgendo anche molti giovani a restare per sviluppare alcune eccellenze. Però questo significa avere un piano di sviluppo che metta in relazione la Calabria con il resto d'Italia e con il resto del mondo, in termini che non sono stati mai realizzati. I punti, come dire, precisi, noi come programma per Rinascimento su Roma abbiamo messo 24 punti, un foglio fronte retro, sono precisi, sono puntuali, chiunque li legga può approfondire, ma capisce subito. Faremo lo stesso anche per la Calabria, ma lo faremo dopo, nel senso che lo faremo dopo aver guardato negli occhi Roberto Chiuto e avergli chiesto: tu ti senti in grado di fare tutto questo? Io credo che comunque di quelli che sono candidati alla presidenza del Consiglio regionale della Calabria, l'unico che può davvero tentare di fare, al netto diciamo di una maggioranza che non sempre annovera persone all'altezza della situazione, lui invece, Roberto Chiuto, sarebbe all'altezza della situazione, e noi chiederemo a lui se anche col nostro supporto vorrà, una volta eletto, realizzare alcune delle idee che abbiamo in mente per la sua regione, per la nostra regione, perché io parlo naturalmente
tra l'altro avendo molti rapporti familiari e amicali in Calabria, e parlo perché le persone che verranno a discutere con Occhiuto di certe cose sono persone che vivono e lavorano in Calabria. Mi sentite? Sì, devo dire, sì, sì, ti sentiamo Gioele, Pronto? perfettamente. Devo dire, sì, sì, ci siamo, ti abbiamo sentito Pronto? perfettamente. Ci senti Dicevo, Gioele? Noi ti sentiamo perfettamente. Sì, sì, le noi abbiamo persone verranno a sentito dialogare perfettamente. anche con le persone verranno a dialogare con Occhiuto, appunto, sono persone che comunque vivono e lavorano in Calabria. Quindi, in conclusione, io diamo un netto endorsement a Roberto Occhiuto, votate Roberto Occhiuto e rendetelo presidente della regione, e forse finalmente potremo pensare ad una svolta per quella regione. Naturalmente, anche lì, ripeto, le cose non si fanno da sole. Abbiamo perso Servirà anche momentaneamente il appunto collegamento. aiutare No, ti questo abbiamo presidente. recuperato Gioele. Servirà Vai. Sei servirà andato fuori aiutare, onda non per basta qualche insediare un secondo, ti abbiamo presidente, non recuperato. basta. Benissimo, dicevo, non basta votare un buon candidato presidente, bisogna aiutare anche questo candidato presidente a fare le scelte giuste e coraggiose che servono. Quindi non è mai scontato, e così è stato in questi anni. Di volta in volta vari presidenti si sono alternati alimentando speranze. Pronto? Sì, sì, ti sentiamo Gioele, ti sentiamo e ti vediamo benissimo. Pronto? Ti sentiamo e ti vediamo bene Gioele. Dicevo che vari C'è presidenti si solo, lo sono sentirai più tardi, vari abbiamo un presidenti ritardo sono nel vari sincrono, quindi ti senti in ritardo, ma noi ti sentiamo perfettamente. vari presidenti si sono alternati, quindi alla guida della Calabria, alimentando speranze e poi deluse, no? Cioè, tendenzialmente, di fronte alla complessità dei problemi da risolvere, all'assenza di uno Stato nazionale che aiutasse, e anche all'assenza di una virtuosa collaborazione con le istituzioni europee, la Calabria è rimasta indietro, ha fatto poco, e quindi tutto è rimasto così com'era. Io non sono certo, non posso garantire in nessun modo che Roberto Occhiuto sarà messo nelle condizioni di fare quello che dovrebbe, ma posso dirvi che la condizione perché in Calabria si faccia qualcosa di buono è intanto votarlo, perché dei candidati oggi in competizione è l'unico che avrebbe qualche chance di portare quella regione in un'altra traiettoria. E anche qui possiamo vedere, Gioele, in conclusione, quanto potrebbe essere importante e complementare, da una parte, appunto, come dicevi tu, dare un voto a una persona che ha il potenziale, le potenzialità per realizzare determinati progetti, ma anche l'aiuto poi attivo e la partecipazione, quella famosa partecipazione che invocava Gaber, di quanto può essere importante anche il modo di pensare della popolazione. Io ho sempre fatto questa provocazione, cioè pensiamo ad Alitalia, se invece che sconvolgerci per milioni o che persi, bruciati o come li descrivono in televisione, immaginiamoci una persona che da Londra, da New York, da tutte le parti del mondo, con i famosi 59 euro col quale si arriva a Londra, potesse riuscire ad arrivare a Reggio Calabria o a Tropea o in questi posti meravigliosi. Ecco, magari l'Alitalia ci perderebbe qualcosa, ma immaginiamo questo cosa potrebbe muovere all'interno dell'economia, del lavoro e del benessere di questo paese, e per di più trasformandolo in una sorta di Emilia Romagna in miniatura. Io faccio spesso questo esempio sul turismo. L'Emilia Romagna rispetto alla Calabria ha tantissime virtù, ma rispetto alla Calabria il mare, i paesaggi non sono neanche paragonabili, eppure l'Emilia Romagna è stata capace di sfruttare questo potenziale, e lì abbiamo un angolo di paradiso, quindi sarebbe veramente ora di, come dicevi tu, di valorizzarlo per quello che è. Non ti sento, Marco, io non ti sento, non so se la ricezione è disturbata per tutti, ma oggi ci sono evidentemente No, troppe persone forse nell'etere, io non ti sento. no, noi ti abbiamo sentito benissimo, spero quindi a questo punto che se anche Spero non che mi hai abbiano sentito sentito... anche te, perché ecco, spero che abbiano sentito anche te, perché io coglievo alcune cose molto interessanti quello che dicevi, ma poi la voce andava metallica, si Beh, ma sovrapponeva, quindi tanto sai che l'importante è di che ti quello abbiano che dico la sentito le metà... persone da casa.
Esatto, di quello che dico non è sempre tutto importante, quindi se ne sono perse la metà non corrono rischi, l'importante è che abbiano sentito te. Allora, Gioele, se non hai altro da No. aggiungere, a questo punto saluto tutti i nostri amici, li invito come sempre a seguirci, rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina in maniera tale che ogni volta che ci saranno collegamenti come questi potrete ricevere una notifica anche sul vostro telefonino, sul vostro computer o sulla vostra mail. Ciao a tutti, ciao Gioele, grazie e buona serata. Buon weekend elettorale a tutti. Ciao.